Buongiorno amici del canale! Ciao! Allora, gang a parte, siamo tornati ai due comodini. Perché noi ogni tanto proponiamo due comodini. Ma questo perché? Perché voi in realtà partite nel fare restyling, nel fare corsi, nell'approccio al restyling in generale proprio dai comodini, perché sono facilmente reperibili, spesso spaiati, poveri, ma anche spesso salvati. I letti a volte si spaccano, gli armadi sono troppo grandi, invece i comodini vengono sempre trattenuti e vengono messi negli ingressi, in più come appoggio, quindi sono sempre mobili molto versatili. Loro due, molto belli, con due marmi perfettamente sani, andranno in una casa bellissima, modernissima, di un ragazzo. Sì. Un ragazzo che ha messo delle carte particolari e che ha arredato la casa veramente con buon gusto, ma ci tiene ad avere due pezzi vintage, ma che stiano bene in una casa estremamente moderna. È una casa cubica, rettangolare, essenziale, molto minimal, ma con delle finiture estremamente di pregio, ma di gusto, e siamo d'accordo nel dire che se non ci fosse qualche pezzo un pochettino caldo al naturale, qualcosa mancherebbe. E quindi Davide ci ha detto di cercare due comodini che avessero una bella forma. Lui adora i marmi, in qualsiasi loro forma, ma mi ha dato abbastanza carta bianca, solo ho scelto il colore. Sì. Però siamo d'accordo nel dire che quel colore è giusto. Assolutamente. Quindi dovranno diventare perfetti per una camera da letto molto moderna, sopra avranno due lampade molto moderne e devono stare di fronte ad una carta da parati molto moderna. Partiamo. Purtroppo si è rotto un pezzo del fregio sottostante e dobbiamo assolutamente incollarlo prima di andare a sverniciare e di fare tutta la lavorazione. Quindi Emma gentilmente mi aspiri tutto dentro, mi aspiri anche qualche tanta polvere, dopodiché andiamo a usare la nostra colla molto forte con delle morse che andranno a pressare e metteranno subito a posto questo bel fregio. Parto aggiustando il mio pezzo di legno che si è sformato, uso la mia colla Mastodascia, che è una colla veramente molto forte, occhio solo perché gonfia. Cosa vuol dire? Che se non si tiene ben ferma e tesa la parte da incollare, gonfiando la dilata e non si incollerà. Quindi la metto qua dentro, dopodiché con la mia morsa schiaccio e cerco di rimetterla in posizione. La stendo con una palettina in modo da andare bene nell'insenatura e coprire tutta la distanza che mi occorre. Ora metto un pezzettino di cartone per evitare che venga rovinato il mio bordino, e grazie Emma che me lo tieni ferma, e con una bella morsa andiamo, tienimi solo fermo il cartone, grazie, solo il cartone, anche di qua. Io vado in questo punto, perché è proprio in questo punto che il legno deve piegare, curvare e aderire. Ora è fondamentale fare una cosa, prendere subito la carta ed eliminare immediatamente gli accumuli di colla con la palettina. In questo modo togliamo tutto. Vedete che sta già diventando bianca? Perché sta già gonfiando. Nel momento in cui viene a contatto con l'aria, gonfia, si espande, riempie tutta la fessura del legno, ovviamente incolla tantissimo. È importante andare immediatamente ad eliminare l'eccesso. Se non lo fate adesso sarete poi costretti a farlo dopo, quando sarà rigida, solida e avrà gonfiato. Ora, nel frattempo che il pezzettino si va a incollare perfettamente al mobile, io vado a sverniciare il cassettino e l'antina. Solitamente quando lavoro su commissione tendo sempre a metterci del mio, nel senso, se una persona mi chiede un aiuto per fare un mobile, voglio far capire a quella persona che bisogna prima di tutto tirare fuori l'essenza di quel mobile, a prescindere dalla casa che lo ospiterà.
Cosa vuol dire? Che se abbiamo deciso di mettere questi bei comodini in questo ambiente molto moderno, bisogna comunque ricordarsi che per quanto possano legarsi all'ambiente, non bisogna snaturare al 100% la loro essenza. Questi bei comodini hanno sulle antine, sui cassetti e sui laterali questo bellissimo intarsio. Ora, non sono di epoca particolarmente lontana, voglio dire, non è un pezzo dell'800, sono due comodini del 900, però secondo me quasi 100 anni ce li hanno, quindi bisogna comunque a prescindere rispettarli. Ho proposto quindi a Davide di sverniciare, portare al naturale la parte centrale, il frontalino del cassetto e basta, i laterali li lasciamo così. Cosa vuol dire? Che lui è un pochettino scettico, non ci crede che riusciremo a renderli moderni anche tirando fuori queste forme, ma io sì, perché sono sicura che la tonalità del legno che verrà fuori con lo sverniciatore, quindi togliendo via questo rossiccio dato dalla vernicetta protettiva, sarà molto 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 gradevole e il tutto sarà ovviamente riquadrato da un colore che lo renderà ancora più moderno. Quindi ricordiamo sempre che si può ottenere un risultato soddisfacente, moderno, anche salvaguardando le linee e le sfumature di questi mobili antichi. Come si stende lo sverniciatore? Con un pennello, e il trucco è lo massaggio fin quando deve agire. So che spesso noi tendiamo a coprirlo con il nylon o comunque far sì che faccia il suo lavoro senza massaggiare, e va bene, ma massaggiare lo sverniciatore con il pennello vi aiuterà a usarne molto meno e a far sì che funzioni di più, meglio. Quindi io lo stendo, tanto sono qui, lo faccio anche sui frontalini del cassetto e nel frattempo io sto già notando che funziona. Come faccio a capirlo? Quando il nostro sverniciatore inizia a sciogliere la parte sottostante, vedete, inizia a liquefarsi e inizia anche a prendere il colore della parte sottostante. Sono passati pochi istanti e vediamo che già inizia a funzionare, a fare effetto sulla parte sottostante. Quindi una cosa lunga? No, non dovete pensare di stendere lo sverniciatore e andare a fare le commissioni per 2 ore, perché quando tornate sarà tutto quanto secco e farete fatica. Inoltre con la spatola andrete sicuramente a scalfire e cercherete di toglierlo perché seccando crea una sua lastra, una sua patina. Invece se lo togliete da morbido quando ha fatto effetto sarà molto molto più semplice e facile. Ora fate attenzione perché vedrete tutto il procedimento con me. Il nostro comodino è perfettamente incollato. Con un cutter vado a eliminare delicatamente questo eccesso bianco che voi vedete, che non è null'altro che la colla mastro d'ascia solidificata. A questo punto, anche se io ho pressato molto bene, è comunque uscita un pochettino, ma non è assolutamente un problema. Come vedete, guardate, tac, ed elimino l'eccesso. Non fatevi ingannare, anche se voi notate una spugna bianca, non preoccupatevi, questa colla è veramente molto 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 resistente e incollerà per sempre tutto. Elimino con uno scalpellino anche gli eccessi di colla, perché ho un pochettino la gammina tonda e non voglio rovinare con il cutter. Guardate, in pochi istanti tolgo via tutti gli eccessi. È fondamentale fare questo lavoro fatto bene in modo che non ci siano residui quando poi andremo a colorare. Tra poco andiamo anche a lavare con ABA in modo da sgrassare bene 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 la superficie. In questo punto carteggio un pelino, solo perché avendo incollato non voglio che ci sia lo scalino del fregio. Probabilmente negli anni si può essere leggermente gonfiato. Ecco, è importante quando si va a incollare essere molto precisi per far sì che non si vedano poi i difetti una volta che si va a colorare. In questo modo, con una spugnatina abrasiva fine, si sistema il tutto. Perfetto. So che in tanti di voi non ci credono, che su Magic Paint non serve aggrappante. So che tanti di voi non ci credono e vorrebbero comunque carteggiare un pochettino le superfici, ma non c'è nulla di più sbagliato. Se carteggiate rischiate di rovinare la superficie, se carteggiate vi sale il tannino. E no, Magic Paint non produce aggrappanti perché non servono. L'unico vero metodo per sgrassare bene la superficie continua a essere ABA e tanti restauratori ci prendono in giro, vero Emma? Perché dicono che il legno non va lavato. Vi do ragione. Un legno nobile, un mobile antico non va assolutamente lavato, ma noi non siamo mica pazzi, noi mica andiamo a inzuppare i mobili come se fossero spugne, però sì, andiamo a purificare la superficie, primo per far sì che Magic Paint aggrappi meglio, ma secondo perché noi questi comodini ce li mettiamo in camera. Sapete che c'è gente che ci mette le mutande dentro? Voglio dire, Emma, ci metteresti mai le mutande qua dentro? No, assolutamente. Andiamo a pulire il dentro, andiamo a sanificare, andiamo a fare tutto bene, perché il restyling è anche cultura per l'igiene, tra virgolette. Quindi acqua calda, bicarbonato ed ammoniaca, più o meno un bicchiere di ammoniaca su 2 litri di acqua calda e qualche cucchiaio di bicarbonato.
un pannettino morbido e, se dovesse occorrere, anche una spazzolina che vi aiuta ad andare a sgrassare bene dove ci sono i fregi di questo bellissimo comodino. Questa è la spazzolina, la classica spazzolina per unghie, guardate. Io con lei vado bene qui dove c'è la gambina e vado a pulirla bene, ma io non sono matta che inzuppo, asciugo immediatamente. Non vado a far sì che il legno catturi l'acqua, questo non deve mai succedere, ma devo, con una spugnettina e una spazzolina morbida con cui probabilmente mi pulirei le unghie, quindi non è assolutamente una cosa aggressiva, andare a purificare la superficie, perché qua si annida tanto sporco, tanto. È fondamentale ricordarsi che il restauro è una cosa, il restyling è un'altra, ma su legni di questo tipo, e questo sì, è un legno massello, tutta la parte sottostante è legno massello, questo no, ma questo sì, è molto resistente, è molto bello e va purificato bene prima di essere colorato. Non demonizziamo mai i metodi, perché non tutte le vernici hanno bisogno dello stesso procedimento. Ci sono vernici che per aggrappare hanno bisogno dell'aggrappante e va bene, ma ci sono vernici come Magic Paint dove l'aggrappante assolutamente non serve a nulla. E noi, con un panno strizzatissimo, andiamo a purificare la superficie. Qui il tempo non fa la differenza, perché noi mettiamo pochissima acqua nella superficie, andiamo solo a detergere, purificare, in modo che poi sia bella, pulita, igienizzata, ma soprattutto aggrappante per Magic Paint. Per sverniciare in modo ottimale, quindi ci siamo detti che non bisogna dimenticarsi il pezzo qui, non bisogna far seccare lo sverniciatore troppo sulla superficie, e il momento ottimale è non meno di 15 minuti e controlliamo. Vedete, in questo momento è in alcuni punti molto più trasparente, quindi si vede sotto e si nota che il nostro sverniciatore non ha più quel colore azzurro-verde, ma inizia a essere marrone. Cosa vuol dire? Che ha completamente dissolto la protettura rossiccia che c'era e l'ha sciolta. Ora ci serve un panno in microfibra, uno straccio, dell'alcol e una lana d'acciaio molto fine, una spatola e un qualcosa su cui mettere il nostro sverniciatore una volta tolto. Cercate di fare attenzione quando fate questa cosa, perché non dovete andare a lesionare la parte sottostante, né del legno né dell'intarsio ovviamente. Quindi leviamo il tutto, come potete vedere in alcuni punti già si nota che non è più lucido ma è opaco, ma solo quando sarà asciutto si vedrà il nuovo colore del legno. Occhio che in alcuni punti dei mobili non sono completamente lisci, infatti hanno degli avvallamenti, perché il legno vecchio, si sa, non è completamente dritto, quindi attenzione a non creare lesioni nel legno sottostante, ma dovete essere molto delicati. Io mi aiuto a volte anche con delle spatole un pochettino più vecchie, flessibili, usurate, perché vanno molto di più negli angoli e seguono molto di più anche il legno vecchio, ovvero il legno non dritto. Vedete, in alcuni punti tolgono dove la spatola invece troppo dritta non riesce ad andare. In questo modo sverniciò alla perfezione. Vado bene dappertutto, cerco di andare sempre seguendo la vena del legno, perché è importante non sverniciare controvena. Ecco qua, tolgo l'eccesso il più che posso e ora con un panno strizzatissimo, non c'è acqua qui, un panno veramente strizzatissimo, tolgo un pochettino di eccesso, asciugo leggermente lo sverniciatore e ora un ultimo passo, ultimo ma il più importante per avere una superficie perfetta: l'alcol e la matassina d'acciaio. Questo è il mezzo che ci porterà a togliere gli ultimi residui, ma occhio, non fatevi ingannare dal colore che vedete ora. Questo è il colore del legno bagnato. Quando asciuga cambia completamente. Quindi con l'alcol si va a detergere, purificare e a togliere via gli ultimi residui di sverniciatore, ma anche negli angolini residui di tonalità, di colore, di protezione, di mordente. In questo modo avremo il frontalino perfettamente sverniciato.
Ora faccio lo stesso progetto anche sugli altri pezzi, quindi su 2 frontaline dei cassetti e sull'altra porticina, e tra poco, quando saranno asciutti, ve li farò vedere in tutta la loro bellezza. I nostri comodini sono belli asciutti, pronti per essere colorati. Mi raccomando, prima di tutto, vernice pura, non mettete acqua in prima mano, ma soprattutto non mettete acqua perché copre meno e aggrappa meno. Quindi io uso un bel pennello a punta, penso anche Emma, e iniziamo a stendere la vernice dappertutto. Se dovesse essere necessario, anche la seconda mano me la dovete stendere sempre con la vernice pura. Questo perché vi aiuterà appunto ad aggrappare meglio e a coprire ancora meglio, ma soprattutto perché eviterà l'alzarsi di alcune parti del mobile. Spesso trovate la radica, spesso trovate alcuni punti che sono lastronati. Utilizzare vernici pure vi aiuta a non avere sgradevoli alzamenti di materiale. Guardate qua, questa è solo la prima mano, ma guardate come ha già coperto bene la superficie. Bello, molto vellutato. Le forme di questo comodino sono veramente meravigliose. Ora continuiamo e guardate le gambine, sono veramente elegantissime. Quando dobbiamo lavorare sulle parti laterali possiamo utilizzare anche un pennello come l'Elizabeth. L'importante è che negli angoli si vada sempre col pennello a punta perché si fa meno fatica, si copre meglio. Quindi prima faccio il mio angolo con un pennello, l'Elizabeth, in modo da togliere via tutta la cornice e essere molto più precisi. Così. E dopodiché prendo il mio pennello Elizabeth e continuo. Sul laterale devo coprire l'intarsio perché risulterebbe poi troppo classico e non starebbe più bene nella nostra stanza ultramoderna. Il fatto che utilizzi una vernice pura mi aiuterà a coprire bene senza rischiare che la parte appunto intarsiata gonfi. È fondamentale sapere come comportarsi con le vernici quando si colora su mobili come questi che hanno diverse superfici. Seconda mano, avete visto come è asciugato bene e come la prima mano in effetti sia già quasi totalitaria, ma la seconda mano è fondamentale per definire il colore e coprire al meglio. Ricordate sempre una cosa, la seconda mano non va data quando la prima è ancora umida. Ma perché? Perché altrimenti voi mi andate a togliere via la prima e avrete meno coprenza. Quindi mi raccomando, fate asciugare per bene. Se è inverno, se piove, ci vuole di più. Quindi assicuratevi di essere in un posto caldo se avete fredda. Magari vicino a un termosifone o vicino a una stufa. Guardate che coprenza spettacolare. Se avete delle superfici grandi si può anche attuare la pennellata incrociata. Questa vi aiuterà a coprire ancora meglio. Ve la faccio vedere sul lato del comodino. Quando avete un lato come questo, prima fate sempre gli angoli come in prima mano. In questo modo siete sicuri di avere tutta la cornice ben fatta e di non avere dei lembi dove si vede ancora il colore sottostante. E poi è importante, per coprire meglio, fare la benedetta pennellata incrociata, che è questa. Prima si va controvena, quindi vedete? Vado contro la pennellata che ho fatto in prima mano. Così. Chiudo tutti i pori del legno, chiudo tutto quello che non deve essere visto in questo modo. E poi liscio. E ottengo una superficie bella, vellutata, perfetta e ben coperta. Mi aiuta a essere ancora più totalitario nella copertura e non avere assolutamente punti in cui si vede sotto. Ora io rifinisco questo comodino e passo anche all'altro. Un trucchettino fenomenale. Quando dovete colorare l'interno di alcuni mobili che hanno ancora odore, magari non avete lavato con Liberty, non avete magari sanificato l'interno con candeggina, con ammoniaca, ma volete comunque dare una rinfrescata, utilizzate la Wall. Dentro ha già il protettivo e ha una coprenza pazzesca. Io uso il Pepper Blue, che adoro veramente in tutte le salse, e lo uso perché in alcuni punti questo cassetto aveva delle macchie di inchiostro. Con questo trucchettino avrò i mobili che si sono assolutamente impregnati del profumo della Wall, perché sapete che è profumata al gelsomino,
e non avranno più nessun tipo di cattivo odore. 2, vado a togliere assolutamente le macchie di inchiostro e 3, ho già i cassetti protetti, quindi non ci sarà bisogno poi di passare ancora il protettivo. Io passo con lo spalter perché questo pennello è morbidissimo e la wall aderisce veramente veramente bene in modo facile. E ricordate sempre 2 mani pure, non diluitela, e per fare l'interno di questo mobile sicuramente vi basta anche un barattolo da 125 perché se ne usa pochissimo. Io cerco di tenere sempre ben puliti i bordini, quindi se per caso ho sbavato con il pannettino sistemo il tutto e guardate. Vado a togliere qualsiasi tipo di macchia, di impurità, mi rimarrà il cassetto bello, pulito, profumato e colorato. Un bel contrasto con il colore esterno. Guardate. Sicuramente ne darò una seconda mano, ma già la prima è bellissima. I nostri comodini stanno asciugando, ora però la magia sul marmo. Dobbiamo renderlo veramente bello e lucido e togliere via alcune impurità che ci sono, quindi si utilizza la matassina d'acciaio, molto fine, e l'olio jasmine. Guardate che bello. Vengo qui, metto un goccino di olio da questa parte e inizio a sfregare. Questo mi porterà a togliere tutte le impurità, a schiarire, a renderlo bello liscio, bello puro, perfetto, ma soprattutto anche su marmi magari più chiari che hanno avuto delle problematiche, toglieremo via i difetti. Sarà anche idrorepellente e terrà per un bel po' di tempo lontano la polvere. Guardate qui dove tutto quanto sporco e nero, guardate, fregando in questo punto, guardate, va via tutto. Guardate qui, avete visto? Torna luminoso, liscio, lucido e elimino anche tutte le impurità, anche qui in questo punto dove è molto nero, guardate, lucido e tolgo qualsiasi tipo di impurità. In questo angolo che c'è molto accumulo di sporco, per esempio, guardate bene. Perfetto. Una volta finito il passaggio su tutto il marmo, lucido con un pannettino, tolgo via eventuali problematiche che ci sono ancora, così mi rendo conto se ci sono ancora punti dove devo andare a fondo con l'olio e mi rimarrà un bel marmo lucido, senza impurità e protetto. Passo all'altro. Un metodo infallibile che però ancora troppe poche persone adottano prima di proteggere per ottenere una superficie liscissima è passare velocemente una spugna liscia superfici. Ci sono di diversi spessori, grane, non spessori. È la spugna liscia superfici quella più sottile, come vedete, con una grana finissima. Non bisogna mai schiacciare quando viene utilizzata, a meno che non si voglia in effetti decappare e far uscire fuori la superficie sottostante, ma va solo accarezzata. Ti porta ad avere una superficie liscissima, un velluto, e quando andrai a proteggere col protettivo trasparente oppure con la cera avrai un velluto sotto le mani. Si fa così, spugna e si fa solo questo. Non dovete per nessun motivo calcare. Guardate. Andate a lisciare tantissimo. Questo vi farà ottenere una superficie veramente vellutata. Una magia, insomma. L'importante però è, prima di proteggere, passare un panno in microfibra super strizzato. Vedete, sembra quasi asciutto. Questo toglierà via gli ultimi residui di polvere. Vedrete già sotto le vostre mani la magia, perché la superficie è veramente un velluto, pazzesca. E il trucco dei trucchi è che questo passaggio molto veloce vi farà diventare la superficie ancora più resistente agli urti e graffi nel tempo. Quindi avrete una copertura perfetta, totale, una superficie molto liscia e vellutata, e quando passerete il protettivo sarà veramente rigida, molto strong, anche per cucine e porte. Fatelo! È arrivato il momento di proteggere il nostro comodino. Ora guardate il legno quando si idrata, che bella tonalità che prende. Uso la cera jasmine e un pennello a punta. Attenzione alla magia, Guardate.
fantastico. Sarà veramente perfetto per andare a sposare la tonalità dei marmi, che sono veramente forti, caldi, profondi. Noi ora passiamo la cera jasmine su tutta la superficie, quindi non solo sulle parti lignee, ma anche sulla parte colorata, e avremo poi una superficie veramente vellutata. Anche qui, se potete, stendete con la pennellata incrociata, quindi sia in verticale che in orizzontale. Andiamo anche sulle parti bianche, che poi non sono bianche, sono dark sand, in sabbia, però qui sembrano quasi bianche ravvicinate al legno. Che spettacolo! Guardate il cassetto. Una volta che la cera idrata la superficie del legno, è veramente uno spettacolo. Ne valsa la pena sverniciare e fare un lavoro bello, pulito e semplice. Anche questo restyling È finito. siamo venuti a casa di Davide a portare 2 comodini che secondo me, a parer mio, scaldano tantissimo. Sì, stanno molto bene. Senti, ma tu che sei una, diciamo, che se ne intende di arte contemporanea, queste lampade? Queste lampade sono molto belle. Sono molto moderne, sono molto belle, sono ovviamente nuove, anche se secondo me possono anche riprendere uno stile un pochettino Sì, vintage. assolutamente. A cosa si ispirano? Credo che si ispirino comunque un po' al futurismo, alle forme semplici del minimalismo. Quindi stanno bene questi 2 comodini sotto 2 lampade che possono anche essere interpretate come minimal. Sì, assolutamente. Allora, ricordatevi sempre, quando avete una casa anche molto moderna, non per forza ogni complemento, ogni mobile, ogni pezzo d'arredo deve essere uguale. Si possono mettere anche pezzi antichi, con dei marmi vecchi, con dei pomelli a volte vintage, e unire il tutto, perché in realtà un qualcosa di vecchio scalda molto l'ambiente, sì, almeno secondo me. Sì, Anche sì, sono secondo te? d'accordo, assolutamente. Siamo già in 2. Vi facciamo vedere che bella camera, perché abbiamo messo le pareti anche delle carte da parati molto carine di fornasetti, e secondo me abbinate in questo modo, con un pezzo antico, tutto il resto della finitura, la resina per terra, la modernità, la leggerezza, stanno molto bene. Al prossimo restyling? Al prossimo restyling. Ciao!